Amici miei, bentrovati, avete fatto i bravi e come promesso ne vedrete delle belle. Siamo finalmente in cantina, siamo in un angolo della Valdorcia che è stata di proprietà per secoli della famiglia Piccolomini, oggi ospiti della famiglia Zamperini, che è qui da sole 5 generazioni e dagli anni 90 produce ottimi vini. Non ci resta che andare ad assaggiarli, seguitemi. E finalmente siamo giunti al banco d'assaggio, qui davanti a noi ci sono le 5 bottiglie di vino che l'azienda produce, che a stento sanno sul tavolo. Qui c'è Giulitta, la proprietaria di casa, ma mi sa che bisogna spostarsi dentro perché il vento ci porta via. Si va dentro? Andiamo. Andiamo, vai. Siamo dovuti venire dentro, non ci faremo mancare questa meraviglia qui intorno nelle prossime occasioni, nelle prossime visite. Ecco qua Giulitta, la nostra amica, la padrona di casa, alla quale la prima domanda che voglio fare, siamo in cantina, vorrei sapere qual è il vino aziendale che più vi rappresenta. Il vino che ci rappresenta di più è indubbiamente il Sesterzo, che è il primo vino nato in azienda quando mio babbo ha iniziato ed è un 100% sangiovese, vitigno principe ovviamente della nostra zona, e che viene appunto dalle uve di un singolo vigneto, il vigneto più vecchio, e che affina per 30 mesi almeno nelle botti che si trovano proprio dietro di te. Ecco, benissimo, quindi hai parlato di sangiovese in purezza, mi ha incuriosito questa cosa, quindi vuol dire che altri vini che producete invece non sono al 100% di sangiovese? Assolutamente, possiamo fare dei blend o degli uvaggi utilizzando il sangiovese insieme ad altri vitigni, in questo caso per esempio nel nostro Orcia Rosso Scorbutico è stata usata una base di sangiovese al 70% e altri vitigni internazionali, Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot, ma ovviamente coltivati e cresciuti proprio nelle nostre vigne qui intorno all'azienda. E stiamo parlando di Orcia DOC. Assolutamente sì. Scorbutico, ora permettimi, ma mi incuriosisce il nome, dammi una spiegazione perché sembra che parli di me invece che di vino. Qualcuno dice come produttori, in realtà mi auguro di no. Come puoi vedere Alessandro, qua c'è un cavallino che è l'altra passione di famiglia, perché proprio qua fuori ci sono 3 dei nostri cavalli, uno dei quali ha proprio il nome di Scorbutico. Ora, siamo arrivati a questo punto, abbiamo già parlato di 2 vini dell'azienda. Versiamocene una goccia. Casualmente, non so perché, qui ce n'è una bottiglia pronta, facciamoci un brindisi. E questi vini qui mi immagino a livello di abbinamenti non abbiano problemi. Sicuramente in questa zona prediligerei salumi e pecorino. Porca miseria, ci dovevo pensare io a questa cosa. E ora come si fa? Mi sono dimenticato. Chiamo Mr. Wolf della Valdorcia e ci risolve questo problema. Stai a vedere, eh? Intanto salute. Salute. Mr. Wolf. Hello? Ciao. Alessandro, my friend, how you doing? I have a problem. I'm in a winery, a very good winery, drinking wine since this morning, but I forgot cheese and the cured meats that I promised them. Can you help me? You that you are the best in the area to discover the jewels. Help me, please. Oh, you know, I'm the guy that finds the hidden jewels here in Valdorcia. Thank you very much. I appreciate it. Give me 10 minutes. I'll take care of you. See you soon. Eccomi Giulitta, scusa per l'attesa, ma Mr. Wolf è stato fantastico, ci ha portato del bel pecorino, un bel capocollo, un bel salame meraviglioso
E poi abbiamo anche il mio olio, così mi sono fatto prendere anche quello da casa, ti faccio assaggiare a casa tua il mio olio. Perfetto. Ora, tutta questa grande corsa e urgenza mi ha fatto tornare la sete e mi ci andrebbe una cosa però, un vino bianco, abbiamo anche quello? Certo che abbiamo anche quello. Bene, allora raccontami un po'. Noi in Terra di Rossi abbiamo deciso di sperimentare qualcosa di diverso, ossia fare appunto questo vino che si chiama Tagete, che ha un antico nome etrusco. È un bianco fatto con 2 vitigni francesi, 2 vitigni dai nomi molto particolari, Marsanne e Roussanne. Che io non mi ricorderò mai. L'importante è che ti ricordi il vino. E sono appunto piantati qua dalla voglia di mio babbo di provare a fare un bianco in una zona che è tipicamente evocata a Rossi. Molto bene, e assaggiamoli. Certo. Vai, stappiamo questo bianco. Tagete. In questo momento questa che annata è? Questo è un 2019. Ok. Colore direi veramente attraente, questa secondo me è la parola giusta, è veramente un colore inusuale per dei bianchi toscani, profumo straordinario. E quindi su questo cosa ci mangeresti? Cosa abbineresti con un bianco così? Beh, sicuramente questo pecorino che è qui sopra ci sta alla perfezione, però essendo così appunto particolare a me piace dire da abbinare al proprio stato d'animo. Ci piace questo. Salute! Salute! Amici miei cari, grazie per averci seguito fino a qui. Vi salutiamo da quest'angolo meraviglioso di Valdorcia che vi consigliamo di venire a visitare appena si potrà. Invece di andare all'outlet venite a vedere un'azienda come questa, bella, piccolina, 6 ettari di vigneto, appena 20.000 bottiglie prodotte all'anno, assaggiare questi vini straordinari. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale perché se non vi iscrivete bevete acqua fino a Natale. Vi bacio, vi abbraccio tutti. Ciao ragazzi!